Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Continuo la playlist dedicata ad OKX, per l'esattezza questo è il quarto video della raccolta. I primi 3 video li potete trovare nella sezione dedicata agli exchange e ormai risalgono all'anno scorso. OKX nel mentre ha aggiornato l'applicazione, ha aggiornato l'interfaccia grafica, ha implementato alcuni servizi molto interessanti che andremo a vedere in questo video. Prima di cominciare, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione che presterete su questo video e vi invito ad iscrivervi al canale qualora vi piacciono i miei contenuti ed unirvi anche alla community Telegram, trovate il link in descrizione. Ma ora diamo il via al quarto tutorial. La pagina dell'exchange OKX raggiungibile all'indirizzo okx.com. Come ho detto in apertura, questo è il quarto video dedicato ai tutorial di questo exchange. I primi 3 video sono stati registrati l'anno scorso, vi invito ad andarli a visualizzare per avere delle informazioni generali se ne avete bisogno di questo exchange e per vedere anche come è mutato nel giro di neanche un anno OKX. E oggi infatti ha inserito delle nuove funzionalità, una nuova veste grafica, nuova applicazione e quindi andiamo a vedere le nuove funzionalità per l'appunto. La prima di questa nella sezione trading, se andate a vedere il video precedente era solo presente la sezione converti e trading base, ad oggi hanno inserito converti, trading base, margin trading, bot trading e blocca trading. Ricapitolando un attimo, la sezione converti, lo dice la parola stessa, vi permette di convertire senza andare nel mercato spot una criptovaluta o uno stablecoin. Volendo convertire Bitcoin con Tether, si inserisce l'importo che vogliamo convertire, ovviamente Bitcoin o qualsiasi altra valuta la dovremo detenere nel nostro portafoglio e la potremo convertire con un'altra valuta disponibile nell'exchange. Per fare questa operazione non occorre pagare nessuna commissione e non c'è neanche alcun spread. Ovviamente l'unica cosa da prestare un attimo attenzione è andare a inserire il flag in base a dove deteniamo la nostra valuta, la nostra criptovaluta o token da convertire, se lo abbiamo nel conto finanziamento oppure nel conto trading. Dove c'è scritto stablecoin permette di convertire una stablecoin con un'altra stablecoin alle medesime condizioni. Andando invece su trading di base abbiamo l'opportunità di andare a fare trading nel mercato spot, ma sempre dalla stessa schermata si può effettuare lo switch sul perpetual, sul future, sul margin trading, su opzioni, le stesse funzionalità che potremo utilizzare passando ad esempio da margin trading direttamente dalla home page. Quindi stessa sezione, noi possiamo switchare le varie funzionalità. La sezione spot ne ho già parlato nel video precedente, ma in realtà è molto simile a tutti gli altri video che ho effettuato per i vari exchange. Abbiamo la possibilità classica di comprare o vendere una criptovaluta e inserire anche degli ordini. Abbiamo gli ordini limiti, gli ordini al mercato oppure diverse opzioni, lo stop, il trailing stop. Trailing stop ve ne ho già parlato nella playlist dedicata al trading, oppure gli ordini a condizione. Quando si verifica una certa condizione impostata da noi, entrano gli ordini in acquisto oppure in vendita. Durante l'inserimento degli ordini sia in acquisto che in vendita possiamo andare a inserire il take profit o lo stop loss. Lo stop loss possiamo anche inserire il trailing stop, dove sostanzialmente è un tipo di ordine di chiusura in stop, ovviamente, che va a seguire in modo automatico il movimento del prezzo, il movimento del mercato. E quando si va a verificare un'inversione del trend, quindi il mercato va contro di noi, e entra il trailing stop a una condizione che abbiamo inserito, ad esempio una percentuale che scegliamo noi in modo manuale oppure del 5%, 10%, 15%. Più a fianco abbiamo lo swap perpetual, quindi il perpetual, dove il funding avviene ogni 8 ore. Il perpetual è un derivato, uno strumento derivato, chiamiamolo così, ancorato al prezzo spot del sottostante. Unica cosa negativa, tra virgolette, che fa parte proprio di questo strumento è per l'appunto il funding, che è imprevedibile e può essere ovviamente sia positivo o per l'appunto negativo a determinate condizioni. Ovvero, se il perpetual è sovrapprezzato al prezzo spot, ci sarà la situazione dove i long andranno a pagare gli short
per far convergere il prezzo del perpetual verso il prezzo spot. In questo caso i long andranno a pagare gli short per appunto incentivare l'apertura di nuovi short e riportare il prezzo verso il prezzo spot. Di contro, se il perpetual è sottoprezzato rispetto allo spot, ci saranno gli short che andranno a pagare i long, funzione che serve per disincentivare gli short e favorire l'apertura delle posizioni long per riapprezzare il perpetual. Per chi segue il mio canale da diverso tempo sa che non mi piace assolutamente la leva finanziaria, infatti non vi voglio spiegare questa sezione. Comunque su OKX c'è la possibilità di operare in leva fino a 125 per. Molto importante comunque nell'utilizzo della leva, a parte conoscere i rischi e lasciare stare questa sezione, lasciarla usare ai trader professionisti, e anche loro sicuramente la useranno con moderazione, e andare a inserire, se si vuole fare il trading con leva, margine isolato oppure cross. La modalità margine isolato come dice la parola stessa, il margine è indipendente per ciascuna coppia di trading. Infatti ogni coppia di trading ha un conto con margine isolato completamente indipendente, mentre con la modalità margin cross il margine viene condiviso nel conto margine dell'utente. Tutti i fondi che avete inserito in questo portafoglio dedicato ai derivati viene utilizzato come margine per tutte le vostre posizioni aperte. Quindi se aprite 2, 3, 4, 5, 6 posizioni, tutte queste condividono lo stesso margine. E in questo caso anche solo una posizione vi può far partire la liquidazione. Mentre nell'isolato ogni posizione aperta aveva il suo margine in base anche alla leva che utilizzate. Qua a fianco avete tutte le coppie per i perpetual. Per quanto riguarda le tipologie degli ordini, sono praticamente le medesime che si trovano nel mercato spot. Andando più a destra si può switchare nella sezione future, dove si ha 4 scadenze per ogni future. Abbiamo il future con scadenza settimanale, bisettimanale, trimestrale o semestrale. E mentre il perpetual può essere utilizzato a fini speculativi ma non su operazioni estremamente long term, i future, avendo queste scadenze, si possono utilizzare con diversi archi temporali anche più medio-lungo termine. Questo perché nei perpetual c'era la problematica tra virgolette del funding. Passiamo alla sezione opzioni. Vi ho fatto un video dedicato interamente alle opzioni, lo trovate nella categoria analisi tecnica. Quindi vi invito anche in questo caso ad andare a visionare quel video, ovviamente spiegato in modo più dettagliato il funzionamento delle opzioni. Quindi per chi ama questa operabilità, avere le opzioni sulle criptovalute può essere un incentivo più al suo utilizzo piuttosto che altri mercati. Bene, siamo arrivati alla fine di questo contenuto, spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile. Come ho fatto in apertura, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina, se avete tempo e voglia anche a condividere i miei contenuti. Vi ringrazio di nuovo e ci vediamo presto. Ciao a tutti!